Oggi vi parlo di un libro che ho letto qualche settimana fa ma che mi è piaciuto tantissimo e che è un libro legato molto alla storia, alla politica e quindi una lettura un po' diversa da quella che faccio di solito, anche se ultimamente sto virando verso questi filoni qua. Il libro in questione è Latino America, diario della motocicletta di Ernesto Che Guevara. Che Guevara è un personaggio estremamente controverso sulla quale non mi soffermerò oggi, ma sicuramente affascinante, che affascina tantissimi giovani perché la sua storia, rivoluzionaria, il suo personaggio, il suo saper parlare in pubblico ha sempre incuriosito tantissime persone e soprattutto appunto magari dei giovani che per un attimo nella loro testa hanno pensato ma se cambiassi il mondo. E nello specifico, leggendo questo libro, la cosa si amplifica anche perché vi parlerò di questi episodi che nascono come diario e poi diventeranno una sorta di racconto, frutti proprio di una decisione pazzesca presa da Guevara, chiamato il Che, poi vi spiegherò tra poco come mai questo Che viene utilizzato come suo soprannome, e da Alberto Granado, un suo amico che in quel periodo studiava medicina come lui. I due sono stanchi di questa vita cattedratica, accademica, legata a questo studio così frequente, vengono in qualche modo allontanati, rimbalzati da dei luoghi in cui stavano lavorando e stavano facendo delle ricerche, e al Che viene un'idea pazzesca, quella di partire alla scoperta dell'America Latina, del Sud America, sulla Poderosa 2, ovvero una moto. Il viaggio nello specifico durerà 7 mesi e partirà da Buenos Aires e arriverà fino a Caracas. Ora, per chi di voi non fosse un esperto di geografia, come me del resto, vi faccio vedere una cartina che mostra il loro viaggio. Immaginatevelo molto lungo. Qui c'è anche un riassunto dell'itinerario del primo viaggio attraverso l'America Latina, e quindi si parte da Argentina, si arriva in Cile, poi ci si sposta in Perù, Colombia e alla fine in Venezuela, a Caracas, dal 17 al 26 luglio. Considerate che partono da Cordoba a dicembre del 1951 e arriveranno a Caracas dal 17 al 26 luglio dell'anno successivo. Quindi 7 mesi molto intensi che vengono raccontati all'interno di questo libro. Dove sta, secondo me, la bellezza di questa lettura? Sta proprio nel fatto che ci troviamo di fronte a un racconto che muta profondamente mentre viene raccontato. Perché? Perché sarà proprio il suo autore, Che Guevara, ad avere una sorta di metamorfosi profonda, ha una sorta di epifania legata a tutte le visioni che avrà. Lui parte come un ragazzo giovane insieme al suo amico, ci vengono raccontati tantissimi aneddoti anche molto divertenti che vi leggerò tra poco, ma poi vedere la povertà che caratterizza il Sud America lo cambierà del tutto, e anche le scelte politiche che deciderà di intraprendere, tutta la rivoluzione con Fidel Castro eccetera, sono proprio frutto di questa esperienza qui. E quindi qua ritorna secondo me un topos fondamentale da sempre, che è quello del viaggio che in questo caso, ma secondo me sempre, è proprio simbolo di cambiamento. E io parlo anche per esperienza, perché nella mia vita ho viaggiato poco ma per lungo tempo, e questi viaggi mi hanno cambiato sempre profondamente. Il viaggio in Germania che ho vissuto dopo il liceo è stato veramente quello che mi ha aperto gli occhi e direi anche quello che mi ha reso la persona che sono, vivere quell'esperienza, notare come il mondo si diversifica anche spostandosi di qualche chilometro, in alcuni casi anche di più, si parla anche di centinaia, vivere una solitudine completamente diversa, l'affrontare una lingua ti fa riscoprire, perché magari ti affezioni di più alla tua, perché magari apprezzi di più le persone che hai vicino, ti scopri semplicemente in modo completamente diverso. Quindi quello che voglio fare con questo video è leggervi alcuni estratti, commentarli, ma soprattutto invitarvi alla lettura perché ritengo che sia veramente interessante e soprattutto molto divertente. Come vi dicevo, nella nota alla prima edizione ci viene subito detto che queste esperienze sono appunti che lui ha preso in un diario e che poi vengono trasformati sotto forma di racconti, perché, e questo è il volere del Che, i lettori abbiano modo di conoscere più in profondità la sua vita e in particolare una fase poco nota che ci rivela tratti significativi della sua personalità, della sua formazione culturale e delle sue doti narrative, genesi dello stile che svilupperà i lavori successivi. Una cosa secondo me molto interessante da dire è che molto spesso si pensano a figure immerse nella politica e la prima cosa che gli si affibbia, almeno in alcuni casi, è la dialettica, la capacità di saper parlare, relazionarsi, convincere, sedurre. Nel caso del Che a questa cosa qui va aggiunto anche il fatto che scriveva veramente bene, e per darvi dimostrazione di questa cosa vi voglio leggere alcuni estratti. Il primo è un estratto in cui descrive l'apparizione di un cervo. L'enorme figura di un cervo attraversò come un'apparizione il fiumiciattolo e il suo profilo argentato dalla luna crescente si perse nella macchia. Avvertimmo nel petto il palpito della natura
Camminavamo lentamente, timorosi di incrinare la pace di quel santuario agreste, in cui eravamo completamente immersi. Questo non è l'unico esempio di descrizione della natura così intensa che troviamo all'interno di questo libro, ma ce n'è un altro che ci tenevo sempre a leggervi. Immaginate che loro percorrono con questa moto sfatta, infatti si fermerà più volte, e in un giorno solo a un certo punto ci aveva raccontato che cadranno 9 volte. Tra l'altro per un periodo viaggiano anche con un cane che cade, poverino, si fa male, è una storia pazzesca. Viaggiano su strade completamente dissestate, immaginate che a un certo punto diventa veramente complesso, infatti chiederanno passaggi e proprio il fatto di essere dei medici o degli aspiranti tali, degli studiosi, li accompagnerà per tutto il viaggio. Loro si presenteranno sempre così e verranno più o meno sempre accolti, con cibo, bevande, permettendogli di lavorare e soprattutto di dormire in alcune case oppure bettole. Ma qui vi leggo subito un'altra descrizione che ci fa subito capire lo stile di questo personaggio così emblematico. La notte, dopo sfiancanti partite a canasta, guardavamo il mare immenso, percorso da riflessi bianco-verdastri, uno accanto all'altro, appoggiati al parapetto, ma ognuno lontano dall'altro, volando sul proprio aereo verso le stratosferiche regioni del sogno. Lì abbiamo capito che la nostra vocazione, la vera vocazione, era viaggiare in eterno, per le strade e i mari del mondo. Eternamente curiosi, osservando tutto ciò che potesse comparire davanti alla vista, annusando ogni angolo, ma sempre con discrezione, senza piantare radici in nessuna terra, né fermandoci a studiare il substrato di qualcosa. La periferia ci bastava. Quindi qui vi do alcuni esempi della scrittura che troverete all'interno di questo libro, ma secondo me un'altra caratteristica fondamentale che rende questa lettura veramente piacevole è il come viene narrata. Immaginate che i protagonisti sono 2 amici, chiunque di noi ha un amico con cui si immaginava di fare sempre quel viaggio, dormiamo in macchina, andiamo, facciamo un giro, solo che la loro storia è estremamente amplificata, perché appunto ci ritroviamo in America Latina, hanno una moto, vanno veloci, ma proprio il fatto che il CE sia affiancato da Alberto rende la narrazione più divertente e ci sono alcuni aneddoti estremamente simpatici. A un certo punto, infatti, proprio all'inizio dei racconti ci ritroviamo un CE che si innamora di una ragazza. Loro si sono fatti un patto, mai fermarsi più di qualche giorno, ma quest'amore lo rallenta, lo distoglie dal suo vero obiettivo, ovvero quello di vedere tutta l'America Latina. Ma a un certo punto Alberto lo prende per un orecchio e gli dice: senti, andiamo, ma prima di andare, e gli parla di questa ragazza che anche lui aveva conosciuto, gli dice: il braccialetto o non sei più tu. E qui capiamo subito che Alberto gli sta dicendo: ruba il braccialetto ragazzo, fatelo regalare, insisti, altrimenti non sei più tu, non sei più il mio migliore amico e non mi fido più di te, sei cambiato. Le sue mani si perdevano nell'incavo delle mie. Chichina o Cicina, non so come leggerlo, questo braccialetto, e se mi accompagnasse per tutto il viaggio come guida e ricordo, gli dice il CE a questa ragazza. Poverina, commenta, io lo so che non soppeso l'oro, nonostante quel che potreste pensare. Le sue dita cercavano di palpare l'amore che mi aveva spinto a reclamare quei carati. Questo almeno penso onestamente io. Alberto dice, con una certa malizia mi sembra, che non c'è bisogno di avere dita molto sensibili per valutare i 29 carati del mio amore. Quindi immaginatevi questi 2 amici che tra l'altro partono con una semplicità e ingenuità completa, perché a un certo punto loro si dicono: gli va male, si sono stufati di studiare, all'improvviso, materializzata nei nostri sogni, sorge questa domanda: e se ce ne andassimo in Nord America? In Nord America? E come? Gli risponde Alberto: con la Poderosa, che diamine. Così venne deciso il viaggio, che in ogni momento si sarebbe attenuto alla linea generale su cui era stato progettato, l'improvvisazione. E i 2 partono. È un viaggio improvvisato che però proprio per questo motivo li stupisce sempre e poi li porterà anche in luoghi inaspettati nella quale non sarebbero finiti se non fosse stato per questa improvvisazione, questa leggerezza di accogliere tutto quello che la vita è. Eppure, sdraiati sulle brandine che da ora in avanti avrebbero rappresentato i nostri legittimi letti, con la Poderosa accanto, il nostro guscio di lumache, guardavamo al futuro con impaziente allegria. Sembravamo respirare più liberamente un'aria leggera che veniva da lì, dall'avventura. Questa è letteralmente la atmosfera che vivono continuamente. Vorrei leggervi la nota che descrive il motivo per la quale il CE viene chiamato in questo modo. Sapete tutti che lui utilizzava questa locuzione molto spesso, ma ve la spiego un po' meglio. L'interiezione popolare, molto usata nei paesi del bacino del Plata, l'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay, è proveniente dal Guarani, con funzione pronominale.
si è trasformata poi col tempo in una specie di vocativo, un intercalare familiare per rivolgere la parola a qualcuno o per richiamare l'attenzione. Qui dire c'è è come dire oh, oh, solo che lui lo utilizzava talmente tanto che a un certo punto gli viene affibbiato. Ernesto Guevara lo usava con tale frequenza che i suoi amici centroamericani, come è noto, finirono col farne un suo soprannome, trasformatosi poi in un vero e proprio nome. Che per l'appunto. I due durante il loro viaggio verranno chiamate, nel caso di Alberto, Che piccolo e Che grande Ernesto. Questo legato al fatto che Alberto era molto più basso. Arriviamo secondo me al focus di questo libro, ovviamente al cambiamento che vive il Che. Si raffredda anche il libro, le loro scorribande, le loro esperienze, più si va avanti, alla fine comunque va detto che è un libro abbastanza breve, si parla di 200 pagine, della quale molte sono foto messe all'interno del libro, quindi è una lettura abbastanza veloce, però si nota proprio una perdita di ingenuità durante questo viaggio dovuta a ciò che vedono, perché sì, c'è divertimento, ci sono alcune ragazze, c'è cibo, c'è l'escamotage per tirare a campare un altro giorno, ma c'è tantissima povertà, malattia, e loro hanno, vi ripeto, occhi anche da medici. Ci sono varie pagine che descrivono questa povertà. A un certo punto viene descritto come i vestiti delle donne indie vengano utilizzati per pulire i bambini ogni volta che vanno di corpo, e quindi diventano quasi questi vestiti dei ricettacoli per le sostanze escrementizie. Ma la pagina, secondo me, regina di questo libro è questa qui. Il problema è che l'adattarsi alla situazione fa sì che nelle famiglie povere il soggetto inabile a guadagnarsi il sostentamento si veda circondato da un'atmosfera di acredine a malapena dissimulata. Da quel momento si cessa di essere padre, madre o fratello per trasformarsi in un fattore negativo nella lotta per la vita e, come tale, bersaglio del rancore della comunità sana, che finisce col considerare la sua infermità come un insulto personale verso coloro che devono mantenerlo. Qui fa un ragionamento veramente fine, cioè lui a un certo punto dice che gli esseri umani, che possono essere padre, figlio, figlia, madre, sorella, nel momento in cui non possono sostenersi da soli, in questo mondo capitalista, in questo mondo così legato al mantenimento, all'indipendenza personale, però ovviamente legato al soldo, nel momento in cui non può mantenersi perde la sua identità, diventando non più padre, figlio o madre, ma semplicemente un peso per gli altri che si mantengono da soli e che quindi iniziano a guardarlo con occhi diversi. Qua dice proprio con acredine, e la sua infermità, la sua incapacità di lavorare, di guadagnare viene vista come un pericolo, perché se tu non lo fai e io devo aiutarti, forse perderò anch'io quella posizione. Lì, in quegli ultimi istanti, per gente il cui orizzonte più lontano è sempre stato arrivare a domani, è dove si coglie la profonda tragedia che condensa la vita del proletariato di tutto il mondo. C'è in quegli occhi moribondi una sommessa richiesta di perdono e anche, molte volte, una disperata richiesta di consolazione che si perde nel vuoto, come presto si perderà il corpo nell'immensità del mistero che ci circonda. Frase che unisce anche la capacità del Che di scrivere, ma che ci mette in evidenza come tantissime persone, il cui obiettivo non è sapere quello che faranno domani, ma quello che faranno oggi, tra poco, se riusciranno a sopravvivere anche oggi, si perdono. E proprio in quella perdizione lui scopre l'unione di tutti i poveri del mondo. Ecco perché lui parla del proletariato di tutto il mondo. E in quegli occhi, sommessi, moribondi, c'è una richiesta di perdono, ma come se il moribondo fosse colpevole, quando molto spesso così non lo è, perché si parla di alcune zone qui in cui non sono direttamente colpevoli le persone che non hanno lavoro, ma sono succubi di colonizzatori, di situazioni climatiche, eccetera, eccetera. E il loro sguardo moribondo si perde nel vuoto, come si perderà il loro corpo una volta che moriranno. E dice: fino a quando continuerà questo ordine delle cose basato su un'assurda suddivisione in caste, è qualcosa a cui non sta a me rispondere. Però è ora che i governanti dedichino meno tempo alla propaganda delle qualità del loro regime e più denaro, moltissimo denaro in più, per la realizzazione di opere di utilità sociale. Ripeto, una lettura che vi consiglio molto di fare, perché ci troviamo di fronte a un tipo di scrittura che non lascia molto spazio tra l'occhio che vede e la mano che scrive. È qualcosa di veramente vero, reale, crudo, e che comunque ha dato vita a tutto un pensiero controverso, molto controverso, che però ha
per un attimo incentrato tutti gli occhi del mondo su quello che poi succederà a Cuba.